Napoli, la città del sole, del mare e della cultura, in particolar modo di quella popolare delle tradizioni. L'artista che ho intervistato è una maschera vecchia secoli, partita da Napoli ma conosciuta in tutto il mondo per la sua ironia e la sua allegria contagiosa. Forse è la prima maschera dell'artista di strada, un po' il papà per tutti noi che viviamo e percorriamo le strade di tutto il mondo. Yam, cappuccinello è pronto! Ciao Pulcinella. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, buongiorno al mondo. Come nasce la maschera di Pulcinella? La maschera di Pulcinella si perde nella notte dei tempi, è più antica dei re, dei regini, dei politici, è più antica di San Gennaro. Pulcinella è il pilastro della città di Napoli. C'è chi dice che è nato da un uovo, chi è nato da un pulcino, chi all'improvviso se l'è trovato per strada e non ha capito come è nato. La verità è che non si deve interrogare su come è nato Pulcinella, ma perché è nato Pulcinella. Pulcinella è venuto per salvare l'umanità, che si prende troppo sul serio, che pensa soltanto ai denari, invece di pensare all'amore, alla felicità, e maccherone su felicità. Voi vi credete? Ma questa città è un paradiso in terra, solo qua ha potuto trovare, o solo mare, a fantasia, i maccheroni, il tricolore. Partito da Cerra, chi dice che è partito da Parigi, chi dice invece che è partito da Napoli. La verità è una sola, che Pulcinella è cittadino del mondo. Un cittadino che ha vissuto gli espedienti dell'amore della gente e ha dato amore alla gente. Alle volte una persona triste diventa felice grazie a Pulcinella, grazie al suo modo di interpretare la vita, grazie alla sua filosofia, che è una filosofia di vita. Essere Pulcinella significa vivere il mondo con allegria. Ricetta Pulcinella tiene tanta corna che si giovane caralla non cara uno in terra. Pulcinella ha visto la guerra, ha visto il colera, ha visto la peste, ha visto le decapitazioni. Pulcinella ha visto il male del mondo, dell'umanità, e quindi
cerca di far capire a tutti quanti, evitare, la parola d'ordine è evitare, come diceva Massimo Troisi, mio figlio prediletto, l'importante è evitare, perché quando uno si piglia collera evita di innervosirsi, evita di litigare, evita di fare le guerre. È la filosofia principale di ogni essere umano, è questa qua, evitare per essere felice. Togli un po' a te per dare un po' agli altri. Cerca di non prendere tutto per te, perché così no, un po' a sta terra ci rimane solo tu. Che ci rimane a fa'? O padrone sta città, insieme a Pulcinella, c'ha da mangiare a trovare. Piace solamente della voglia che sta gente, sono tutti ogni giorno, buona mano. Auguri! E per 100 anni, e chi si ricorda bene! Pulcinella è un artista di strada, forse è l'artista di strada per antonomasia, forse uno dei più antichi artisti di strada. Pulcinella è la strada e la strada è Pulcinella. Per strada puoi trovare quanta Pulcinella vuoi. Napoli è nata con Pulcinella e Pulcinella è nata con Napoli. A Napoli, nelle strade di questa città, anche oggi nel 2023 si trovano un sacco di Pulcinelle che sbarcano il lunario per cercare di arrivare a fine giornata. Ma la vera filosofia di Pulcinella non è quella di portare a casa i denari, ma è quella di portare nel cuore delle persone che incontra la felicità, la serenità, che tutto quanto a trovare. E qua ci stanno i maccheroni, Pulcinella si sono pure a notte i maccheroni. Come ci sogniamo lo scudetto, così ci sogniamo i maccheroni, un enorme sogno i maccheroni. Napoli, la città del sole, del mare e dei maccheroni. Evitate, voi vi appiccicate con vostra moglie, evitate, andate a letto la sera sereni, non vi portate a malinconia, rindullonzosa. Evitate di fare le guerre che non servono a nessuno se non a quei 4-5 ladroni che non hanno capito che a coppa sta terra non ci si rimane per sempre. Oggi più di ieri la vita è una sola e ve la dovete godere, dovete respirare l'odore del mare, mettersi davanti a un raggio di sole e ringraziare, perché oggi è così e domani non si sa. Evitate di pensare sempre bulletto, padrone casa, evitate di pensare a gente come Putin, cercate voi con il vostro modo di far uscire tutta la felicità che avete e portatela in giro per strada, perché la felicità è contagiosa. Se uno entra in una stanza e vede tutto quanto nel fuso, ammurbato, se tu porti felicità prima o poi qualcuno cambierà, pure Putin può cagnare, si muove in altro a capo. Paradiso Pulcinella!
Pulcinella, come sta Napoli oggi? Questa città cambia, anche se lentamente rispetto ad altre, cambia anche lei. Non è più tempo degli spaghetti e mandolini, ma sicuramente ancora qui ci sta speranza per l'umanità. Da altre parti l'uomo ha perso la socialità. In questa città ancora adesso si cerca di sorridere alla persona che non conosci, o forastiere. Oggi come oggi questa città sta vivendo una nuova vita, un illuminismo. Nel Medioevo mondiale Napoli è la speranza per l'umanità. No, non sono gli alberghi lusso, non sono le strade pulite che fanno arrivare i turisti oggi in questa città. Quello che il turista vede qua è l'umanità, che in altre città sta scomparendo. Napoli forse è l'ultimo messaggio per l'umanità. Se volete ancora trovare una felicità, a Napoli c'è da venire a trovare. Napoli sta cambiando, tutto il mondo sta cambiando, ma non si può fermare il cambiamento. I napoletani hanno insegnato all'umanità a essere felici con un poco mancante, con un poco più poco. Meno hai, più sei felice. E ai napoletani dico, guagliù, non dormite, siate sempre orgogliosi della vostra città e a chi va in guaio, a chi vi dice che è comunque una carta sporca, ricordatevi sempre che la carta sporca può diventare pulita grazie ai napoletani e alle istituzioni. Oggi Napoli vive un illuminismo di altri tempi, turisti per tutta la città. È arrivato il momento di non farli andare più via, facciamoli restare qua. A voi e femmine sono come cozze, quando la rapa tu lo strupone. Pulcinella è tifoso, come vive il calcio Pulcinella è felice quando la sua gente è felice. Pulcinella è andato in tutto il mondo portando i colori bianchi e azzurri di questa città. Prima c'era Maradona che ci ha fatto togliere tante soddisfazioni. Adesso ho prestato la mia maschera ad un nigeriano che da lontano è venuto per portarci un'altra volta nel paradiso tricolore. In questo momento il mio popolo è felice e io sono felice per il mio popolo. Voi ci pensate da quanti angoli del mondo stanno venendo per vedere la mia città? Noi coreani, noi georgiani e noi nigeriani ci stanno portando in giro per il mondo, ci stanno facendo divertire, ci fanno essere felici. Se serve il pallone per portare a Napoli del mondo, che ben venga il pallone.
perché il napoletano mangia maccherone e pallone, pallone e maccherone. Il maccherone è il cibo del popolo e il pallone è lo sport del popolo. Ricetto pappa ci vicina noce, rammo tempo cata sportose, 1, 2, 3, lo scudetto vieni a me. Vi credete che il Padre Eterno, il Signor Padre Eterno non fatica? Il Padre Eterno fatica dalla mattina alla sera. Tant'è vero che una volta stava riposando, arrivò San Pietro e disse: Padre Eterno, e che fate? E quello ci sta a Napoli da fare. Ma come, rispose il Padre Eterno, io mo ho finito di fare Roma. E vabbè, ma Napoli l'avete promessa e la dovete fare. E quello è un posto magnifico, ci sta il sole, ci sta il mare, ci stanno i maccheroni. E va bene, rispose il Padre Eterno, e allora facciamo così, prendiamo un pezzo di paradiso e buttiamolo sulla terra. Ed è così che è nata Napoli, la mia città. Veniteci a trovare che ci divertiamo tutti quanti. Ciao! Viva i maccheroni!
Ciao.